Oggi parliamo del Benchmade Adamas, esattamente però dell'Adamas 275 che è il folder. Questo folder, qui lo vediamo nella sua confezione, all'interno della confezione troviamo anche un simpatico fodero da cintura in cordura abbastanza resistente, al quale si può attaccare una patch e comunque si può anche attaccare ai sistemi molle. Questo è il coltello. Il Benchmade Adamas è in lama, è composto in acciaio, la lama è in D2, le cartelle sopra le cartelle sono in acciaio e invece le guancette sono in G10. In questo caso il G10 è in colore Desert Tang. Il peso è di 218 grammi, la lunghezza della lama è di 97 mm e il totale della lunghezza aperto diventa 221 mm, 22 cm, quindi 9 cm e mezzo, 9 cm e 7 di lama, 22 cm totale e 12 cm da chiuso. Il sistema di blocco è un Axis Lock. È un Axis Lock particolare in quanto è stato rivisitato dalla Benchmade, è stato inspessito. E questo particolare coltello ha una storia. Infatti il suo disegnatore Sean Siebert è un ex ranger e ha ideato, diciamo così, e disegnato questo coltello proprio per i reparti speciali dei Rangers. Fra le altre cose, chi lo acquistasse, una parte di soldi pagati per l'acquisto vanno a beneficio delle vedove delle famiglie dei Rangers morti in combattimento. Potete vedere che la lama è una saber, cioè qua ha una dimensione e poi invece va flat verso il filo. Lama che abbiamo detto in D2 e totalmente pesa circa 270 grammi il coltello completo. Questo Axis Lock abbiamo detto che è Axis perché si muove su un asse, è stato irrobustito proprio per rendere il coltello più resistente, tanto che questo assieme direi a pochi altri folder massicci può sostituire quasi completamente un fisso. La bellezza caratteristica dell'Axis Lock è che può essere usato ambidestro, perché se io voglio chiuderlo anche con la sinistra, eccolo lì, a differenza dei liner lock che invece di solito chi è mancino fa fatica a chiuderlo perché se lo chiude sul dito, o dei frame lock. Ha sulla parte destra una clips in acciaio che può essere spostato sulla parte sinistra, manicatura in G10, ha queste zigrinature che permettono una presa antiscivolo della mano, si impugna bene sia in modo reverse che in modo normale. Io devo dire che a questo coltello non ho trovato difetti. Ora vedrete come lavora il legno nel piccolo video che ho registrato, attacca benissimo il legno, l'impugnatura è comoda, anche senza guanti le mani non patiscono
il lungo utilizzo, la clips non si avverte quasi neanche tenendola in mano con nessuna delle due mani, e sulla lama trovate da una parte il nome del disegnatore, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, e il tipo di metallo Siebert, dall'altra trovate il marchio Benchmade. Come potete vedere ci sono due fuller o colasangue che alleggeriscono sia un po' la lama, che fanno la loro funzione di colasangue prevista per un coltello come questo, nato per essere utilizzato dai reparti militari. Fra le altre cose esiste una versione a Damas anche a lama fissa. Dicevo, a dispetto della conformità della lama e dello spessore di 4 mm, si maneggia bene anche per i piccoli compiti domestici come pelare un kiwi, è estremamente facile. Lama molto precisa, permette un utilizzo, vedete, anche avanzato, una gestione veramente anche nei particolari. Il costo attuale è circa sui 210 euro e se devo consigliarlo lo consiglio a tutti. Veramente ottimo, sia per un utilizzo EDC, nonostante sia un po' pesante, sia per un utilizzo più intensivo. A tutti un saluto, alla prossima da Ermanno. Benchmade a Damas Folder.